questo video parlavo della gestione del letame alle rogaie. Per parlare di letame il posto migliore è dentro una stalla. E voi sapete che, andate a leggerlo, è simpaticissimo, una delle 12 fatiche di Ercole era la pulizia di una stalla. Quindi il tema di chi produce latte non è tanto produrre latte quanto tutti i giorni pulire queste famose stalle, una delle 12 fatiche di Ercole. Si potrebbe considerare la mucca, in un'analisi molto fredda, che non è quella che ci piace, ma per farci capire, come un produttore, una macchina dove entra qualche cosa e esce qualcos'altro. Cosa entra dentro la mucca? Entra quello che mangia e che beve. Circa 40-45 kg al giorno di un mescolone, una razione che avete già visto, della circa il 40-45% di sostanza secca, che è quello che conta ai fini della produzione di latte, e una valanga di acqua, un minimo di 50-60 litri d'inverno un animale piccolo, fino a 250 litri al giorno per un animale d'estate col caldo e anche di grande produzione. Quindi entrano, diciamo, dai 100-120 kg di qualche cosa fino a 250-300 kg di questo qualche cosa. E questo qualche cosa si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge. Quindi da qualche parte deve finire. Beh, abbiamo visto che di media i nostri animali producono sui 26-27 kg al giorno di latte, e questi chilogrammi sono tolti del latte, che c'è circa l'8% di sostanza secca, sono tolti da questo bilancio complessivo. Poi c'è una piccola parte che va sotto forma di evaporazione, come noi sudiamo, sudano anche le mucche, e questa viene evaporata nell'aria. Il grosso, quasi il 70% di tutto il resto del bilancio di massa esce sotto forma di reflusso tecnico, di feci e di urine. Le feci e le urine, la merda, diciamo le cose come stanno, che producono le mucche, è quanto di più meraviglioso si possa immaginare per il terreno. È quello che chiude il ciclo della produzione di latte. Tanto che qui da noi alle rogaie il letame, il liquame, la gestione di questo liquame letame non è una sottoproduzione del latte, non è solo una fatica di Ercole, è la chiusura di un ciclo e gli diamo pari dignità. La stessa dignità del latte che voi consumate nel negozio è quella nostra che abbiamo per andare a fertilizzare il campo. Siccome nessuno di noi è Ercole, abbiamo da sempre cercato di alleggerire questo lavoro faticoso della pulizia giornaliera. E i metodi che in una stalla si sono inventati gli uomini sono i più vari, ma inizialmente c'era la forca e la carriola. Con la forca si raccattava la fatta dell'animale, che è stata preziosa già nei tempi antichi, nella che con la carriola si portavano fuori e si rovesciava in una che si chiamava la concimaia. Nella concimaia poi durante il tempo si maturava questo letame bellissimo che andava. Però a mano oggi nessuno di noi lo farebbe più. Quindi nel tempo abbiamo studiato dei sistemi. Il trattore con la ruspetta è stato il sistema tipico, e con la pala meccanica alle rogaie. Quando però, fino al 2003, nel 2003 però abbiamo introdotto un sistema di pulitura automatica attraverso delle ruspe automatiche che si chiamano ruspette, che ci fanno dannare l'animo, sono sempre con dei problemi, però ci permettono una pulizia 3, anche 4 volte al giorno, il che determina la estrema pulizia degli animali, che hanno sempre i piedi nel sano e possono andare a dormire e coricarsi tranquillamente in modo pulito. Questo del coricarsi è, nel caso delle mucche, un elemento da considerare profondamente. La mucca non è un cavallo, questo è una battuta abbastanza ovvia. Il cavallo quasi non si corica mai, se non in situazioni particolari si riposa una gamba per volta. La mucca no, vuole proprio stare coricata. Non è detto che dorme, perché poi dorme pochissime ore al giorno, ma vuole stare coricata, in bestia come si dice noi. Quindi un coricamento in cui l'animale è presente, non è abbandonato, e permette a tutti gli organi vitali di funzionare, la respirazione, il cuore, lo stomaco, eccetera. Creare una situazione di possibilità di coricarsi tranquilla, serena, come vogliamo nel benessere, perché l'allevatore da sempre cerca una cosa fondamentalmente, il benessere delle proprie mucche. Solo delle mucche felici e contenti possono dare del buon latte, possono aiutare al lavoro nei campi, eccetera, eccetera. Negli anni 80, e qui alle rogaie già nel 90, si è sviluppato un sistema chiamato cuccetta. Bene, la cuccetta permette, nella massima libertà e nella comodità dell'animale, di avere sempre un ambiente pulito, perché l'animale è in un certo senso invitato a entrare
anteriormente, quindi lasciando il sedere, la parte posteriore fuori, e quindi insudiciando la zona che viene pulita dalle ruspette. Quindi la cuccetta noi la impagliamo, la riempiamo anche per fare da materasso, è un ambiente pulito, poi vedrete in mungitura le mammelle sono già pulite, anche se noi poi diamo un'ulteriore pulizia. Bene, le cuccette lasciano una zona di camminamento dove 3 volte al giorno passano queste ruspette. Le ruspette con il loro carico, penso che vedrete, con il loro carico di liquame, chiamiamolo, perché è un mix di solido, liquido e un po' di paglia, arrivano nella fossa principale in fondo a tutte le stalle, che attraverso la forza di gravità, con una specie di flushing, un movimento di acqua, portano tutto questo materiale ricchissimo per noi, è ricco di tutto veramente, nel punto di carico dell'impianto di biogas. Il letame è la rivoluzione riscoperta, la rivoluzione antica, riscoperta, facevano la guerra, c'è una poesia del Pascoli addirittura, che mette 2 contadini davanti alla fatta di un cavallo, di un passante, un benestante del cavallo, e se la contendono. Pensate quanta avevano già capito la ricchezza di questo materiale. Letame dall'origine viene dal lieto, in latino, che però per il letame era usato per il terreno come fertilizzante, quindi non tanto terreno lieto quanto terreno fertile. Ecco. E Fabrizio D'André nella sua canzone, forse più di tutti, ha tirato fuori poeticamente la funzione. Dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori. Da tutte le ruspette il liquame arriva nella canaletta e dalla canaletta arriva in prefossa. La prefossa è il cuore un po' di tutta la situazione. Lì c'è un agitatore, si mescola, vediamo anche la consistenza, non la consistenza, e da lì entreremo nel ciclo del biogas. Alla fine del ciclo del biogas, il trattamento anaerobico senza ossigeno e tutte le sue fermentazioni, il prodotto è pronto per andare nel terreno. È pronto meglio di come erano prima nelle stalle che si andava con letame, a meno che si aspettasse molto. Quando il letame è maturo, si dice magari di 6 mesi, magari anche di 1 anno, i tedeschi lo chiamano il burro nero, a quel punto è pronto ad andare nel campo. Con il biogas noi acceleriamo questo ciclo e circa in 50 giorni riusciamo a fare quello che normalmente si farebbe in 1 anno. Quando si va nel terreno è la gioia del terreno, ecco perché il letame è campo lieto. Durante questo ciclo, chiamiamolo di maturazione, avvengono tante cose che un biochimico potrebbe spiegarvele molto meglio di me. A noi quello che ci interessa è che si passa da un prodotto non stabile, come è un liquame, che sapete che si agita, si fermenta, ha un cattivo odore, eccetera, a un prodotto stabile in cui l'odore è tamponato, quasi non si sente più, e viceversa le molecole nutritive del terreno si presentano nella forma in cui le piante sono più in grado di assimilarle. Quindi non ci sono per esempio effetti ustionanti. Possiamo usare il prodotto maturo direttamente sulla cultura in atto, non solo nel terreno, proprio per questa sua stabilità. Il compost, immaginatevi un compost. Abbiamo visto che il liquame è uno squacquerellone abbastanza denso, l'8% di sostanza secca è quasi una purè. Però nel tempo abbiamo capito che poteva essere interessante dividere la parte palabile, noi chiamiamo la parte solida, dalla parte liquida, per fare gestioni separate, la parte liquida andare con le pompe in fertilizazione, la parte solida con gli spandi letame nel terreno. Da lì è nata una macchina che si chiama il separatore. Moltissime stalle, quasi tutte hanno il separatore, però io oggi la considero una macchina un po' infernale e forse anche un po' stupida, perché rappresenta un po' il passato. Noi cerchiamo attraverso il processo del biogas di avere un prodotto valido, di andare nei campi anche tal quale, oppure di fare quello che noi abbiamo introdotto già da 2 anni, la separazione per affioramento. Sapete il burro che si fa col grasso di affioramento? Bene, noi facciamo già oggi il compost, cioè il letame maturo da affioramento. Lasciamo che sia la gravità a far sollevare la sostanza secca che galleggia nei lagoni. Dopodiché la andiamo a raccogliere come con la scumarola, come si fa con la scumarola. La raccogliamo e abbiamo lo stesso prodotto, secondo me anche meglio per certi aspetti, pronto ad andare nei campi solidi. Questo stesso prodotto, il separato oppure il raffioramento, mescolato sapientemente, viene in stalla abitualmente con la paglia eccetera, usato come lettiera per la base delle cuccette. Qui viene fuori il dubbio, ma il letame è veramente il sottoprodotto del latte? O non sarà che il latte il sottoprodotto del letame?
Sul latte ci sono guerre commerciali tutti i giorni, voi lo pagate 1,20 euro, 1,50 euro, anche 1,70 euro, ma alla fine a noi ci danno i soliti 40 centesimi e si fa una fatica terribile per stare in piedi. Allora nel letame stiamo trovando quel reddito che manca dal latte. Ma non è solo per un motivo economico per cui il letame non si deve considerare un sottoprodotto del latte, ma un prodotto equivalente al latte dal punto di vista di importanza, è da un punto di vista di ciclo, non solo di economia circolare, ma di greening, di etica della produzione. La sostenibilità della produzione del latte è grazie al fatto che io nel terreno riporto tutti gli elementi necessari e qui non ho più bisogno di andare a comprare fuori la chimica. Ecco l'importanza del biogas. Il biogas è servito a farci capire e a riportarci nel terreno quello che facevamo una volta con le stalle, lasciando maturare. Siamo nel stoccaggio finale, è un lagone di una certa consistenza, ne abbiamo due da circa 4.000 metri cubi. Questi lagoni, il materiale finisce il suo ciclo, lo finisce nella parte con l'ossigeno, quindi in modo aerobico, ecco perché io lo chiamo compost liquido, e si separa la fase liquida che vedete verso il basso dalla fase solida che tende a galleggiare. Quello che ci interessa è far lavorare la forza di gravità. I diversi pesi specifici dei materiali ci permettano di arrivare allo stesso risultato senza energia, senza consumi di energia, senza stress, senza rotture il sabato e la domenica mattina. Questo è il sistema su cui puntiamo per i prossimi anni, speriamo tanti. A un certo momento l'unico mezzo però che occorre per raccattare questo materiale è uno scavatore, anche se stiamo studiando anche situazioni alternative. Questo materiale, la parte solida che avete visto con lo scavatore prendere, viene caricata sui rimorchi e portata nel terreno. Il colore scuro è nero, più nero è meglio è, più vuol dire che sono finiti i processi di maturazione, siamo arrivati al prodotto stabilizzato, quello che può andare nel campo. Così come la parte solida attraverso uno scavatore viene caricata sui rimorchi e lo facciamo 4-5 volte l'anno, invece la parte liquida, la frazione liquida, ricchissima di azoto e di altri microelementi e macroelementi, viene distribuita nel terreno attraverso una pompa che aspira il prodotto, lo spinge verso un irrigatore normale da irrigazione. In quel caso si chiama fertirrigazione, cioè andiamo a distribuire con l'utilizzo della pompa questo materiale meraviglioso nei campi. Si fa un lavoro bellissimo.